Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi nuovo video in giro per Londra. Vi porto con me al British Museum, uno dei musei più interessanti della città, con una collezione ricca di capolavori d'arte da tutto il mondo. Ho deciso di portarvi in giro per i musei e le gallerie d'arte di Londra, quindi se non volete perdere questo video vi suggerisco di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Torno spesso al British Museum perché è un po' un labirinto e non sono mai riuscita a visitarlo tutto in una sola volta. Ci sono opere da ogni angolo del mondo, greche, romane, egizie, ma anche cinesi e giapponesi. La collezione del British Museum di Londra nasce a metà del Settecento circa dall'idea di un collezionista privato, inglese ovviamente, Hans Sloane, un fisico di Chelsea che aveva messo insieme una raccolta di oggetti molto strani, un po' da Camera delle Meraviglie. C'erano dei fossili e delle lingue di fenicottero, per esempio. Alla sua morte aveva lasciato in eredità la collezione al re d'Inghilterra, re Giorgio II, dietro il pagamento di una tassa che il re però non aveva alcuna intenzione di pagare. Così il governo inglese si fece carico delle 20.000 sterline da pagare e decise di esporre la collezione in uno dei palazzi della città. Da questo momento in poi sono stati raccolti un poco alla volta tutti i capolavori che oggi sono ospitati nell'immenso edificio del British Museum. Il museo è ospitato in una struttura gigantesca e la sua facciata è frutto del tipico revival greco e romano dell'Ottocento. Infatti è caratterizzato da colonne ioniche e da un portico che è stato disegnato da Robert Smirke, l'architetto inglese più famoso per i revival greci. Una volta entrati si è immersi immediatamente nel luogo più riconoscibile del museo, la Great Court. Secondo me è spettacolare e ad oggi è la piazza coperta più grande d'Europa. Il tetto è stato disegnato dall'architetto inglese Norman Foster, che è famoso qui a Londra, ma un po' in tutto il mondo, per aver realizzato anche altre strutture della città, come il Millennium Bridge e il municipio di Londra. Il museo può essere molto affollato, soprattutto nei weekend e nei periodi di vacanza, quindi vi suggerisco di arrivare un po' prima dell'apertura e trascorrere circa una mezz'oretta, se riuscite, all'interno degli spazi della Great Court, che aprono al pubblico prima apposta per evitare le lunghe file. Come vi dicevo, visitarlo tutto in una sola volta è praticamente impossibile, però ci sono delle opere che sono, secondo me, imperdibili. Per questo, così come per gli altri musei inglesi che abbiamo visitato insieme, come la Tate o il Victoria and Albert, ho creato una lista di 5 opere che non possono essere assolutamente perse. La prima è anche la più facile da raggiungere. Si tratta della Stele di Rosetta al pian terreno nella sezione Egitto. Penso sia l'opera più vista qui al British. Si tratta di una lastra egizia di pietra di granito in cui si può trovare la stessa iscrizione in 3 diverse lingue: geroglifico, demotico, un'altra delle lingue egizie, e infine il greco. Grazie al fatto che la stessa iscrizione si trova in queste 3 diverse scritture, il greco è stato utilizzato come chiave di comprensione, quindi chiave di traduzione, dei geroglifici, e per questo la stele è entrata nella storia. La tavola è stata scoperta da un soldato francese sul delta del Nilo alla fine del Settecento, ma è poi diventata parte della collezione inglese quando il Regno Unito, alleato con l'esercito turco, ha battuto la Francia durante la campagna d'Egitto dell'Ottocento. Il ritrovamento di questo frammento è stato fin da subito considerato interessante e quello che secondo me è un po' paradossale è che poi sia stato un professore francese a tradurre i geroglifici e a permetterci di scoprire questa fantastica nuova scrittura. Il secondo gruppo di opere che vi suggerisco di non perdere sono le sculture del Partenone a 2 passi dalla Stele di Rosetta. Sono anche conosciuti come i marmi di Elgin, dal nome dell'ambasciatore inglese ad Atene che ha rimosso le metope del fregio e le ha portate a Londra all'inizio dell'Ottocento. La motivazione per la quale questa azione è stata compiuta sembrerebbe essere quella di salvare dalla possibile distruzione causata dagli attacchi alla città di Atene molte delle opere. Però molti di questi attacchi risalivano ad un secolo prima. Peraltro l'autorizzazione che il conte Elgin aveva ricevuto era quella di studiare le opere attraverso dei disegni, staccandole se necessario.
ma non era quella di rimuoverle e trasportarle in un altro paese, qui in Inghilterra. In ogni caso, il tema della restituzione delle opere del Partenone è ancora aperto e vedremo cosa accadrà in futuro. Il Partenone fu costruito ad Atene come tempio dedicato alla dea della città, Atena. Il fregio in marmo risale al periodo tra il 447 e il 430-32 a.C. Si racconta sia stato realizzato sotto la supervisione dello stesso scultore Fidia. L'idea era quella di rappresentare la forza e la grandezza della città greca, Atene, attraverso questa grande struttura. Qui al British si trovano alcune delle metope, che raccontano vari episodi della mitologia greca, e il fregio, che rappresenta una processione religiosa del popolo di Atene, quindi degli ateniesi. La terza opera che vi suggerisco è per me una chicca del museo, conosciuta ma non da tutti. Si tratta degli scacchi di Lewis, un set di scacchi che è stato ritrovato in Scozia, sull'isola di Lewis, da cui deriva il loro nome circa alla metà dell'Ottocento. La storia racconta che siano stati scolpiti intorno al 1200 in Norvegia e poi seppelliti da un mercante che viaggiava tra la Scandinavia e l'Irlanda su una rotta commerciale. In origine i colori principali del set dovevano essere il rosso e il bianco dell'avorio. Sono infatti stati realizzati in un avorio di tricheco con il dente di balena come materiali. Ogni pezzo ha una sua caratteristica fisica e la cosa più divertente è scoprire come questo gioco, che aveva avuto origine in India, sia stato con il tempo modificato in Occidente. Ad esempio la regina indiana si è trasformata qui in Occidente in una Vergine Maria in lutto. Per il prossimo reperto bisogna fare un salto indietro nel tempo. Si tratta infatti della mummia di Katebet nella sezione egizia. Questa è di certo una delle sezioni del museo più ricche, che ha come rivali soltanto il Museo del Cairo in Egitto e quello di Torino in Italia. La collezione è ricca di sculture ma anche di mummie. Non si tratta soltanto di corpi imbalsamati e mummificati di esseri umani, ma anche di animali e inoltre di amuleti e oggetti che sono stati ritrovati all'interno dei luoghi di sepoltura in Egitto. Quella di Katebet è in particolare una delle mummie più studiate al mondo, non soltanto per la modalità di imbalsamazione, ma soprattutto per la decorazione della maschera dorata che arriva fino alle braccia incrociate a metà del corpo. Inoltre per le diverse decorazioni simboliche lungo tutto il corpo, come lo shabti sulle gambe. Si tratta di una piccola scultura che faceva parte del corredo funebre e rappresentava letteralmente quelli che rispondono, i protettori del corpo. Da un'analisi del corpo sembra che la donna fosse anziana e che non avesse subito nessun tipo di frattura, però si trattava di una donna senza denti. L'ultimo pezzo che vi consiglio si trova nella sezione asiatica del museo in Giappone. Tutta questa sezione è interessante per via delle stampe e dei disegni, ma anche per alcune sculture e per gli ornamenti. Il pezzo però che secondo me è imperdibile è l'armatura del samurai. Si tratta di un'armatura completa del 1600 risalente al periodo Edo. I pezzi però non sono stati realizzati tutti contemporaneamente, ma sono stati assemblati da periodi diversi. L'elmetto e la parte superiore sono del 600, perché con l'introduzione in quel periodo delle armi da fuoco queste armature erano diventate più robuste. La parte inferiore invece, quella della gonna sulle gambe, è probabilmente di un periodo successivo, si pensa intorno al 1700. Questi sono i miei consigli su cosa vedere al British Museum di Londra, uno dei musei più visitati al mondo e di certo una tappa da non perdere se si viene qui anche solo per qualche giorno. Se venite nel weekend e avete voglia di vivere una notte al museo, vi suggerisco di entrare il venerdì sera, quando il museo chiude alle 8:30 al posto delle 5:30. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanella così da non perdere gli altri video dedicati ai musei di Londra. Grazie e alla prossima!